Oggi facciamo un video molto diverso dal solito. Infatti nel video di oggi metterò alla prova le tue conoscenze di italiano con un test molto difficile. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi ti proporrò alcune barzellette, battute, freddure in italiano e vediamo se le riesci a capire. Prima di tutto abbiamo la barzelletta, che generalmente è una o più frasi o anche una piccola storia, eventualmente, che fa ridere. La battuta è la stessa cosa, però è semplicemente una frase che fa ridere. Poi abbiamo la freddura, che invece è una battuta un po' più imbarazzante, possiamo dire. Come dicono gli inglesi, gli americani, una dad joke, no? Una barzelletta dei papà. E quindi generalmente la freddura è questa frase un po' banale, un po' imbarazzante, che però fa comunque sorridere. Ed esistono le freddure anche nella tua lingua? Come si dice freddura nella tua lingua? Magari puoi scriverlo qui sotto nei commenti. Comunque, l'obiettivo del video di oggi è proporti alcune barzellette, freddure, per vedere se riesci a capirle. Poi ovviamente io ti spiegherò la barzelletta, la freddura, così puoi capire il suo significato al 100%. Ma perché stiamo facendo questo? Perché ti sto dicendo che se capisci queste frasi, queste barzellette, queste freddure, beh, allora il tuo livello di italiano è molto avanzato. Beh, semplicemente perché le battute generalmente usano dei giochi di parole. Per capire i giochi di parole, ovviamente, devi capire molto bene le sfumature della lingua. Per esempio, potremmo avere una parola che ha un doppio significato, oppure giochiamo sui suoni di una parola. Per questo motivo, chiaramente, bisogna avere un livello molto alto di italiano per davvero capire questo tipo di umorismo. Anche per me, che sono fluente in inglese, a volte queste battute sono difficili perché devi conoscere molto bene la lingua. Quindi non ti preoccupare, se non riesci a capire tutte le battute non è un problema. Però voglio metterti alla prova, vediamo quante ne riesci a capire. Prima di iniziare però con il video di oggi, voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se tu vuoi ricevere tanti contenuti completamente gratis per imparare e migliorare in italiano, allora ti consiglio davvero tanto di iscriverti alla newsletter. Riceverai un sacco di materiale fantastico, video, podcast, anche materiale esclusivo. Ti piacerà davvero tanto. Puoi iscriverti alla newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, e adesso iniziamo con la lezione di oggi e iniziamo con queste freddure, queste battute. Io ti dirò la freddura, la battuta e poi ti lascerò qualche secondo per pensare. Poi ti dirò il significato, così che puoi vedere se l'hai capita. Beh, se comunque alla fine della freddura ridi, allora significa che ha funzionato, che l'hai capita. Benissimo, iniziamo dalla prima. L'insalata russa e il pomodoro non dorme. L'insalata russa e il pomodoro non dorme. Che significa? Ti lascio qualche secondo, eh? Che dici? L'hai capita? Qui stiamo sfruttando il doppio significato di russa. Infatti, russa è l'aggettivo femminile singolare per la nazione Russia. E l'insalata russa sarebbe questa: un'insalata fatta con verdure cotte e crude e poi tutto condito da maionese. A me piace tantissimo. Però russa è anche la terza persona singolare del verbo russare, e russare è l'azione di fare quando dormiamo. E generalmente quando una persona russa, la persona che sta a fianco non dorme perché è rumoroso. E quindi l'insalata russa
cioè fa questo rumore, e di conseguenza il pomodoro che sta con l'insalata non riesce a dormire perché l'insalata è troppo rumorosa mentre russa. L'hai capita? Ecco, vedi, non sono facilissime, perché devi davvero capire tutte le sfumature. Andiamo avanti con la seconda freddura. Questa è terribile. La freddura è: cosa faceva uno sputo sulla scala? Saliva. Cosa faceva uno sputo sulla scala? Saliva. Che significa secondo te? Pensaci un attimo. Che dici? L'hai capita? Prima di tutto, che cos'è uno sputo? Allora, scusatemi per questo gesto, ma quando uno fa puh, quello che esce dalla bocca è uno sputo. Dal verbo sputare, infatti l'azione di puh è sputare, sto sputando, e la cosa, l'oggetto è sputo. Ma le scale, cosa c'entrano le scale? Cosa fanno le persone sulle scale? Salgono, dal verbo salire, che significa andare su per le scale. Attenzione, i miei amici spagnoli, salire non è uscire, ma andare su per le scale. Quindi, cosa faceva uno sputo sulla scala? Saliva. L'imperfetto del verbo salire, cioè andava su per le scale. Però attenzione, saliva non è soltanto l'imperfetto del verbo salire, ma è anche la cosa che noi produciamo nella nostra bocca, la saliva della nostra bocca, e lo sputo è fatto di saliva. Capito cosa stiamo facendo? Quindi stiamo giocando sul doppio significato di saliva, quella che produciamo nella nostra bocca, ma anche l'imperfetto del verbo salire. Adesso andiamo avanti con la terza freddura. Questa mi piace tantissimo. Lo sai perché in America fa sempre freddo? Perché l'hanno scoperta. Lo sai perché in America fa sempre freddo? Perché l'hanno scoperta. Pensaci un po'. Vedi se riesci a capire cosa significa. Che dici? Ha senso? Allora, qui giochiamo di nuovo sul doppio significato di scoperta. Quindi noi ci chiediamo: perché in America fa sempre freddo? Perché l'hanno scoperta. Ora, scoperta è il participio passato del verbo scoprire, e scoprire significa trovare qualcosa di nuovo, fare una scoperta. E beh, l'America è stata scoperta, hanno trovato una nuova terra, hanno trovato qualcosa di nuovo. Però scoprire è anche l'opposto di coprire. Infatti, quando io sono a letto, posso coprirmi con la coperta. Se però poi ho caldo durante la notte, posso scoprirmi. Quindi coprirmi, mettere la coperta, e scoprirmi, togliere la coperta. Ma se io mi scopro, quindi tolgo la coperta, ho freddo. Potrei avere freddo. Quindi perché fa freddo in America? Perché l'hanno scoperta, cioè hanno tolto la coperta, e adesso in America fa freddo, l'America sente freddo. Hai capito come funziona? Questa anche era molto interessante. Adesso passiamo alla quarta freddura. Questa è difficilissima. Perché mi tieni sulle spine? Perché me la sono presa. Perché mi tieni sulle spine? Perché me la sono presa. Questa è proprio difficile. Devi essere super bravo o brava per capirla. Vediamo se la capisci. Dai, ti do un po' di tempo per pensarci. Vediamo se l'hai capita. Allora, prima di tutto capiamo che cosa significa
tenere qualcuno sulle spine. Quando diciamo tenere qualcuno sulle spine, intendiamo tenere una persona in uno stato di stress, ansia, anche incertezza. Quindi quando una persona è sulle spine è perché è preoccupata, in ansia per un risultato, per esempio, perché sta aspettando una risposta. Un esempio classico è dopo un colloquio di lavoro. Se noi facciamo un colloquio di lavoro con un'azienda e poi l'azienda non ci fa sapere, non ci dice se siamo stati presi, se possiamo lavorare in quell'azienda o no, beh, allora l'azienda ci tiene sulle spine, no? Perché siamo in ansia, in agitazione, vogliamo sapere la risposta, se il colloquio è andato bene o no. Le spine sarebbero queste, quindi quando qualcuno è sulle spine prova dolore, possiamo dire. Però poi l'altra persona dice: perché me la sono presa? Qui abbiamo il verbo pronominale prendersela. Questo verbo semplicemente significa arrabbiarsi per qualcosa. Quindi se io dico me la sono presa, significa che mi sono arrabbiato per qualcosa. Quindi una persona dice perché mi tieni sulle spine e l'altra dice ti tengo sulle spine perché me la sono presa, perché mi sono arrabbiato per qualcosa. Quindi qual è la cosa divertente qui? Qual è la freddura? Qual è il gioco di parole? Beh, le spine non sono soltanto quelle che ti ho fatto vedere prima, ma sono anche queste. E la presa, oltre a essere il participio passato del verbo prendere, è anche questa. Quindi le spine e la presa. Ecco, questo è il gioco di parole, molto molto difficile. Quindi qui giochiamo sul significato di spine e presa. Questa era davvero difficilissima. E ora andiamo avanti e finiamo con 2 video. Ho trovato questi video sul web e li ho trovati molto divertenti. Vediamo se riesci a capirli. Iniziamo dal primo video. Guardiamolo. Ti stavo pensando? Come mai? No, come sempre. Ti stavo pensando? Come mai? No, come sempre. Lei dice ti stavo pensando e lui come mai? Ora, come mai è un'espressione italiana che semplicemente significa perché. Però non è un normale perché, ma un perché che ci dà l'idea di stupore, qualcosa che non ci aspettavamo. Quindi quando lei ci dice ti stavo pensando, per noi è una cosa strana, non pensavamo che ci stesse pensando e quindi diciamo come mai? Cioè perché? Sono stupito di questa cosa. Ora, l'espressione come mai significa perché, quindi mai non significa davvero mai. Come mai significa perché. Però comunque io sto dicendo mai. Quindi la ragazza adesso usa un gioco di parole e dice no, come sempre. Cioè ti stavo pensando come sempre. Come faccio sempre, è una mia abitudine pensarti, cioè io ti penso sempre, non è vero che non ti penso mai, ti penso sempre. Hai capito il gioco di parole che facciamo qui? Questa anche era un po' difficile. E adesso finiamo con l'ultima battuta di oggi, che non è proprio una battuta, ma semplicemente usiamo l'ingenuità di un bambino per farci 2 risate, che poi potrebbe essere tranquillamente anche una battuta. Infatti ho selezionato un video di Fedez e Chiara Ferragni che parlano con il loro bimbo Leone. Sì, grazie amore, un caffè macchiato, va bene? Macchiato? Sì, macchiato. No, lì è pulito, quello è pulito. Sì, grazie amore, un caffè macchiato, va bene? Macchiato? Sì, macchiato. No, lì è pulito, quello è pulito. Quindi qui Fedez chiede al figlio, mentre stanno giocando, se può fargli un caffè macchiato e lui dice no papà, qui è pulito. Beh, questo perché tutti sappiamo che un caffè macchiato sarebbe un caffè
con un po' di latte. Ma macchiato significa anche che qualcosa è sporco. Per esempio, se ho una maglietta con una macchia di sugo, la maglietta è macchiata, quindi è sporca. Quindi Leone, nella sua ingenuità, dice: no papà, il caffè è macchiato, ma qui non è macchiato, è pulito. Avete capito? Anche qui giochiamo sul doppio significato dell'aggettivo macchiato. Benissimo, abbiamo finito con queste freddure di oggi. Ti sono piaciute? Ma soprattutto, quante ne hai capite? E non ti preoccupare, se non ne hai capita nessuna, non c'è nessun problema, perché erano davvero difficili. Allora magari scrivi qui sotto nei commenti com'è andata, quante ne hai capite. Però se anche tu conosci qualche altra freddura, barzelletta in italiano, o anche magari nella tua lingua, che forse funziona anche in italiano, beh, lasciala qui sotto, così possiamo ridere tutti insieme. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di farmi un grande favore, cioè quello di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo perché suggerisce a YouTube che i miei video sono buoni, sono divertenti e sono anche educativi, e quindi YouTube poi consiglia i miei video a tante altre persone che non mi conoscono. Quindi se vuoi aiutarmi a crescere, lascia mi piace, è facilissimo. E non dimenticare anche di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina, così ti invierò una notifica quando esce un mio nuovo video. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!